Whisper è un'intelligenza artificiale rilasciata in open source da OpenAI. È capace di generare file di sottotitoli partendo da file audio o file video. Quando parte, la maschera che si vede è questa. In alto è possibile scegliere fra 4 opzioni, le vedremo una per una. Quella iniziale è in questa parte si può caricare un file audio o un file video. Nella parte sottostante si possono fare queste tre scelte. Questo è il modello che si usa per andare a generare file di sottotitoli. Quello selezionato di default va bene. Il linguaggio del file audio o video può essere lasciato su Automatic Detection. L'ultima parte, file format, è quella che si deve usare per determinare il formato che si vuole ottenere. Quindi i primi due sono file di sottotitoli, l'ultimo è un file di testo puro. È possibile poi chiedere anche la traduzione in inglese, quindi normalmente se questo tasto non è selezionato, crea i sottotitoli nel linguaggio, del file video. Se questo tasto è selezionato, crea direttamente la traduzione in inglese. È possibile aggiungere al nome del file anche un timestamp, cioè una parte con indicazioni di data e ora di creazione del file, la parte dei parametri avanzati. Il tasto arancione è quello che va cliccato per far partire la generazione dei sottotitoli. Seconda tab è quella di YouTube, nel senso, qui si va a inserire il link di YouTube, automaticamente la Whisper riconosce di cosa si tratta, quindi qui si vede l'immagine di copertina del file su YouTube, del video su YouTube, qui il titolo e se c'è anche una descrizione. Il resto è uguale come alla parte precedente. Terza tab, quella del microfono, quindi in questa parte si può andare a registrare direttamente dal microfono un file audio. Cliccando su questo tasto Record si attiva appunto la registrazione diretta e una volta che si riclicca per fermare la registrazione diretta parte la generazione dei file di sottotitoli. Il resto è esattamente come abbiamo visto prima. L'ultima tab è quella invece delle traduzioni. Qui si va a caricare il file di sottotitoli creato in una delle modalità precedenti. Sotto c'è la possibilità di effettuare la scelta fra due vie. O se si hanno le API di DeepL, che è un traduttore automatico, un service, quindi se si hanno le API basta inserire qua dentro e quindi si può utilizzare quel service per tradurre il file di testo. Nella parte sotto si può lasciare Automatic Detection. In questa parte si va a selezionare in quale lingua vogliamo tradurlo. Ecco, se questo va attivato se si è un utente pro di DeepL. La seconda selezione, questa, è quando si vuole utilizzare invece il Whisper in locale. Quindi in questo caso si va a selezionare in questa parte quale modello utilizzare. Notare che sono modelli di Facebook. Quello selezionato di default è quello intermedio, quello più potente è questo, il primo della lista. Ognuno di questi richiede una scheda video diversa. Qui sotto c'è diciamo, le caratteristiche che devono avere la VRAM, la quantità di VRAM necessarie per i tre modelli. Va indicato il linguaggio del file e va indicato anche in quale linguaggio vogliamo tradurre il file. Il resto è come abbiamo visto prima.